Ecco, mi spiace disturbarvi tutti, ma io vorrei iniziare con una brevissima lettura dal Vangelo di San Matteo. Allora vi prego di stare in piedi. Non stare qui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore, che è passato sanando e beneficando gli infermi, sia con tutti voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona novella del regno di Dio e curando ogni sorta di malattia e di infermità nel popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria e così condussero a lui tutti gli ammalati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guariva. E grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Parola di Dio. Il compito del vescovo non consiste solo nel predicare il Vangelo, nel fare l'annuncio della parola, ma anche nell'aiutare concretamente i fedeli che gli sono affidati a vivere l'annuncio del Vangelo. E proprio perché deve, nella misura delle sue capacità, deve aiutare concretamente i fedeli a vivere, a mettere in pratica, a incarnare nel quotidiano, nel come fare a vivere il Vangelo nella vita di tutti i giorni. Io credo che non può sottrarsi al dovere di dare testimonianza sul modo con il quale ha vissuto e può essere vissuta la malattia, perché la malattia è parte integrante della vita umana. Se lasciassimo fuori dalla vita la malattia, non saremmo sinceri, non copriremmo tutta l'esistenza umana, anzi non copriremmo una parte essenziale della nostra esperienza umana. È un po' quello che tende di fare la società moderna, di estrapolare la malattia fuori dal contesto della vita sociale, perché si fa moltissimo oggi, soprattutto nei nostri paesi, nelle nostre società, per aiutare a vincere la malattia. Tuttavia la si censura in un certo senso, perché nessuno parla volentieri del proprio stato
di non salute, e il valore principale della vita è spesso collocato nella salute che si gode. Prima di tutto la salute. La cosa più importante ed essere sani. Questo è il giudizio che corre costantemente non solo tra gli uomini, ma anche tra coloro che credono in Gesù Cristo. Il valore supremo della vita è spesso collocato nel valore della buona salute. Certo, la salute è un presupposto importante per fare molte cose che dobbiamo fare nella vita, alle quali siamo chiamati nella vita, ma non è il presupposto perché la nostra vita abbia veramente un valore. Anche nella malattia, e ci sono persone che soffrono e sono ammalate durante tutto il tempo della loro vita, anche le persone che sono confrontate così duramente con la malattia possono vivere un'esperienza umana molto grande e possono dare alla loro esistenza un valore inestimabile. Spesso, se è vissuta bene la malattia, dà alla vita un valore molto più grande di quanto non lo possa dare la salute stessa. Ecco, questa è la ragione che mi ha indotto, su invito della Caritas, che ringrazio per aver avuto questa idea di parlare della mia esperienza, ma soprattutto nel cercare di venire incontro a tutte le persone che sono ammalate di una malattia consistente. Ringrazio Caritas perché proprio forse solo dal Caritas, in quanto elemento, esperienza in cui si riflette quello che la Chiesa deve fare nella società, ecco, forse solo da questo ambiente poteva nascere l'idea di domandare al Vescovo di parlare a un pubblico della sua malattia. Non si può, dicevo prima, fare un controluce tutte le settimane, magari lo si può fare solo una volta in vita, ma tuttavia io voglio tornare sulla questione perché in altri termini, non provocato da nessuna domanda, perché sono convinto che di poter aiutarvi, voi che siete ammalati e forse anche voi che siete sani, benché non vi troviate nella posizione giusta per capire cos'è il valore della malattia, aiutarvi a vivere l'esistenza in un modo così profondo da dar valore anche alla sofferenza fisica. Dico, i sani più difficilmente riescono a capire, e questa è stata anche la mia esperienza personale. Prima di essere ammalato non mi sono quasi mai posto il problema della sofferenza attraverso la malattia, e non penso che ne avessi capito molto leggendo semplicemente dei saggi o dei libri sulla materia, perché noi riusciamo a comprendere veramente
l'essenza della nostra vita solo a partire dalla attenzione che sappiamo dare all'esperienza che stiamo vivendo una esperienza in modo consapevole riusciamo a ricavarne sempre una indicazione per la nostra vita. E mi sono chiesto, perché è un'esperienza che facciamo tutti gli anni, molto bella, che è stata bella anche quest'anno, perché la diocesi o la nostra Chiesa particolare sente il bisogno di portare i suoi ammalati a Lourdes. Non è un progetto quello di portare gli ammalati a Lourdes, non è un semplice gesto di carità, non è solo per aiutarli ad arrivare fino ai piedi della Madonna per domandare la grazia della guarigione spirituale o fisica. Io credo che dentro questo bisogno profondo della Chiesa di riunire i suoi ammalati, e il Vangelo ci ricorda che questo fenomeno è incominciato attorno alla persona di Gesù, sia qualche cosa che nasce da un bisogno più profondo. E il bisogno più profondo che supera l'esigenza e la situazione di ogni singola persona è quello di dare e mostrare che la malattia in mezzo al popolo cristiano, all'esperienza della comunità cristiana, ha un valore profetico. La malattia ha un valore profetico e portando gli ammalati a Lourdes vogliamo esplicitare questa funzione, questo valore della malattia, di rendere pubblico quello che la malattia è in se stessa, perché la malattia è sempre un segno della morte ed è in questo il valore profetico dell'essere ammalati. In effetti, ognuno di noi, quando è colpito da una malattia che potrebbe anche portare in breve tempo alla morte, anticipa il momento finale della vita terrena, ma anche il momento più importante della vita umana, quello della morte, del passaggio da questa alla vita futura. Dunque la malattia lascia in mezzo a noi e si pone in mezzo a noi come segno, richiamo di quello che comunque ogni persona vivrà ed è il momento della sua morte. E questo valore noi lo dobbiamo richiamare e ce lo dobbiamo richiamare tra di noi continuamente, perché proprio perché la morte è il momento più importante della nostra esistenza e la malattia può aiutarci a capirne l'importanza, a capire quanto sia grande il momento della fine della nostra vita terrena. Cioè ci aiuta a capire in anticipo, ecco in questo sta il carattere profetico,
il nostro destino e ci aiuta a capire quanto noi abbiamo bisogno di un altro, abbiamo bisogno di qualcuno che è più grande di noi, quanto di capire cosa siamo noi e chi è Lui. E la malattia, se vissuta bene, è il momento pedagogico all'interno della vita umana che meglio di tutti gli altri ci può aiutare a capire chi siamo noi e chi è Lui e quanto più grande sia Lui. In effetti, per l'esperienza che ho fatto, ma prima di tutto per quanto ci rivela il Vangelo, la malattia, capire se siamo disposti nella vita a compiere veramente la sua volontà. Infatti, il vero problema per un cristiano è alla fine della vita non è quello, o diciamo prima di tutto quello di riuscire a domandare il perdono dei propri peccati, quello di fare magari una confessione generale. Il vero problema che rimane da risolvere, anche se ci confessiamo, anche se riceviamo il sacramento degli infermi, il vero problema è quello di riuscire a dire il nostro sì al Signore che ci chiama. E di fronte a questo sì noi abbiamo paura. Non è facile nel corso della vita dire veramente sì al Signore senza sotterfugi, perché lo diciamo 1000 volte, recitiamo il Padre Nostro 1000 volte, ma viviamo spesso e in genere con delle riserve mentali, sì al Signore, ma sì anche al nostro progetto, sì alla nostra volontà. Più che pregare il Signore che sia fatta la sua volontà, preghiamo il Signore che accolga la nostra richiesta, faccia la nostra volontà, il che non è illecito, dobbiamo e possiamo chiedere al Signore la grazia di fare quello che noi vorremmo si compisse, ma malgrado tutto dobbiamo anche, richiedendo al Signore di fare la nostra piccola volontà, dobbiamo sempre chiedere questo con la riserva che la cosa più importante per noi comunque è che si compi la volontà di Dio. Ecco, il problema della morte è quello di saperla vivere dicendo di sì al Signore, dicendo al Signore: Signore, sono disposto a venire. Può sembrare una cosa semplice, ma in realtà è una cosa molto difficile. E la malattia ci prepara, perché nel corso della malattia siamo portati
quasi alla stessa situazione della morte, ed è per questo che è più importante vivere e morire attraverso una malattia che morire di morte improvvisa. Moltissimi pensano che la cosa migliore sarebbe quella di morire improvvisamente, per non soffrire, per non essere consapevoli di quello che succede, per non dar fastidio a nessuno, ma in realtà questo è un discorso che il cristiano non dovrebbe fare, perché la malattia è un aiuto per prepararci alla morte, sia che essa sia vicina alla morte, sia che essa sia ancora relativamente lontana, ma porti in germe la possibilità della morte. Ecco, la morte improvvisa non è qualche cosa che ci dobbiamo augurare, perché la sofferenza ci aiuta a prepararci, a presentarci al Signore, a seguire il Signore che ci chiama. E questo è quello che dobbiamo augurarci tutti, di essere pronti a dire al Signore il nostro sì. Vi dico questo perché prima che mi capitasse di fare la prima operazione grave, io visitavo una signora in un ospedale di Lugano, una signora che era presente a tutte le celebrazioni in chiesa, in cattedrale, per essere più preciso. E mi sono accorto che, malgrado fosse stata una persona che non mancava mai a una celebrazione liturgica, era assidua, fedele, pregava, non riusciva ad accettare il fatto di dover morire. E andavo a visitare proprio nel tentativo di aiutarla a capire che la cosa essenziale nella sua situazione era quella di accettare questo fatto, di accettare questa chiamata del Signore, per quanto le potesse sembrare prematura. E allora mi ponevo dei problemi, fin quando, essendo io caduto, ammalato, ho capito perfettamente come questa signora potesse essere stata una brava cristiana e potesse non accettare il momento della morte, perché le stesse tentazioni che lei ha avuto, penso di averle passate tutte in rassegna anche nella mia persona, perché la malattia è il momento della tentazione e la morte è il momento della tentazione. La malattia è profetica perché ci anticipa le tentazioni che la morte ci porta, e sono tutte tentazioni che vengono dalla nostra ragione. Perché ho dovuto essere colpito proprio io? Ogni persona che è toccata da una malattia grave che può portare alla morte, si pone inevitabilmente questo problema. Perché io? Cosa ho fatto di male?
Ho cercato sempre di educare bene i miei figli, eppure adesso mi tocca morire. È una ingiustizia, si sente la morte avvicinarsi come un fatto ingiusto. La vita appare come una truffa, una promessa di qualche cosa che poi sfuma in una fine che non contiene apparentemente nessuna promessa, non realizza più nessuna promessa. Uno pensa che è meglio non vivere che morire così. Ecco, queste sono le tentazioni che insorgono nella persona che è vicina alla morte. Nella persona che è ammalata sa che potrebbe anche morire e sente l'urto di queste obiezioni apparentemente della nostra ragione. E ne nasce una ribellione. Ho capito che quella signora stava facendo un'esperienza che non era solo sua particolare, ma che prima di tutto era diventata la mia esperienza e che molto probabilmente è l'esperienza di tutti, una ribellione di fronte alla morte anticipata in certi casi di malattia. Del resto questo è avvenuto anche nella persona di Gesù, che ha fatta sua tutta l'esperienza umana, ha realizzato in se stesso tutto quello che l'uomo può vivere e sperimentare nella sua esistenza. E proprio di fronte alla morte ha fatto l'esperienza più profonda che possiamo immaginarci. Gesù ha sudato sangue nel giardino del Getsemani, ha sudato sangue. In mezzo a tutte le atrocità di cui siamo testimoni in questo tempo, non capita mai di sentire che delle persone abbiano sudato sangue di fronte al porsi della morte. Eppure Gesù dice il Vangelo ha sudato sangue, vuol dire che la sua paura di fronte alla morte ha superato quasi i limiti della espressione umana. Vuol dire che ha avuto veramente paura di scomparire nel nulla, di inabissarsi senza ritorno dentro un baratro che si chiude e copre e porta via la vita senza personale nostra, senza lasciare una traccia. Sulla croce ha detto Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ha ripreso un salmo, è un salmo del Vecchio Testamento che incomincia con questo grido di disperazione, ma poi man mano che il salmo continua si scioglie verso espressioni di speranza, di fiducia nel Signore. Ma sulla croce
ha messo in evidenza la prima parte di questa esperienza che il popolo ebraico aveva formalizzato in tono e in stile poetico, un salmo. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma questa esperienza la facciamo anche noi, e di fronte alla morte anche noi abbiamo l'impressione di essere abbandonati da Dio. Non sudiamo sangue come Cristo perché nella nostra persona non realizziamo tutta la forza della umanità presente nella persona di Cristo, il quale ha riassunto in se stesso l'esperienza di tutti, per cui la sua esperienza è stata tanto più precisa, tanto più profonda, tanto più dolorosa. Ecco, questo per dirvi che non solo ciascuno di noi prova la tentazione di sottrarsi alla volontà di Dio, che comunque fatica a registrare la propria vita sulla chiamata del Signore, fatica a dire veramente sì al Signore senza delle riserve, a dirlo con la trasparenza più totale, ma anche Cristo ha fatto questa esperienza e questo ci consola, questo ci aiuta, questo ci è di grande conforto perché ci fa capire che non dobbiamo disperarci, perché come Cristo è riuscito a superare domandando al Padre di fare la sua e non la volontà del Padre e non la sua volontà, così anche noi abbiamo la possibilità, avremo la forza, avremo la grazia per domandare al Padre di fare la sua piuttosto che la nostra verità, la nostra volontà. Quello che è stato possibile in Gesù Cristo, che era uomo, è possibile anche per noi, ma a questo momento non dobbiamo arrivare impreparati, altrimenti diventa molto difficile. Ecco, la malattia come momento di non solo profetico, che anticipa quello che sarà il momento finale, non solo come momento in cui emerge nella nostra persona la tentazione di ribellarci al Signore, così come è avvenuto nella persona di Gesù Cristo nei confronti del Padre, ma la malattia dunque anche come grazia. Dire che la malattia è una grazia è molto difficile. Forse non sarei mai riuscito a dirlo veramente neppure io. Dire che la malattia è una grazia urta contro il buon senso umano, urta contro, apparentemente contro la ragione. Però se esaminiamo quello che avviene durante il decorso di una malattia, ci accorgiamo che è vero che la malattia è una grazia. La malattia è una grazia. Abbiamo tutti paura, o avremmo tutti paura a dire un altro questa frase:
fare questa affermazione a un'altra persona, eppure è profondamente vera. Perché se esaminiamo quello che avviene in noi durante la malattia, quello che la malattia provoca in noi, se la viviamo in modo cristiano, ci accorgiamo che nella nostra persona avviene un grandissimo cambiamento, che da quando è incominciata la malattia a dopo, noi siamo profondamente cambiati, non siamo più quelli di prima. E in questo sta la grazia, per cui è vero che la malattia è una grazia. Lo possiamo dire però solo dopo, perché se lo diciamo prima è come se fosse troppo presto, è come se fosse una ideologia, ma se lo diciamo dopo, a partire dall'esperienza che abbiamo fatto e che io ho fatto sicuramente in certa misura, allora è possibile dire anche che la malattia è una grazia e dobbiamo saperla vivere come una grazia. Perché cambia il nostro rapporto con il Signore, ci avviciniamo sicuramente a Lui. Magari solo attraverso la preghiera che invoca la guarigione, dunque una preghiera legittimamente interessata, ma comunque preghiamo molto di più. Ci fa sentire il tempo che viviamo in modo differente di prima. Ci accorgiamo che la vita è qualcosa di estremamente prezioso, che è il dono più grande che abbiamo ricevuto dal Signore, che il tempo ha una intensità diversa da quella di prima, perché assume una intensità non più in rapporto a tutte le cose che dobbiamo fare, ma assume una intensità rispetto alla esperienza esistenziale della nostra persona. Sentiamo che il tempo è preziosissimo, ed è preziosissimo perché urge, perché non abbiamo più la possibilità di sprecare il tempo come l'abbiamo avuta prima. Il tempo diventa più consistente, qualche cosa che vorremmo vivere nel modo più intenso possibile. La malattia ci cambia perché ci fa toccare proprio con le mani la solitudine che abbiamo dentro di noi, perché ci sono momenti durante la malattia in cui una persona capisce che in ultima analisi la questione è sua, nessuno può supplirlo, nessuno può dire al suo posto, e sente la propria finitezza e da questa finitezza capisce che c'è una sola persona che può riempirla, e questa persona è qualcuno più grande di lui, è colui che ci ha dato la vita. Scopriamo che la solitudine
è insuperabile dentro l'espressione, l'esperienza umana. Non possiamo superare la solitudine personale in nessuna situazione della nostra vita, sia che ci sposiamo, sia che diventiamo ministeri consacrati, sia che ci consacriamo al Signore. C'è un punto nella nostra vita in cui siamo sempre soli davanti al Signore e nessuno dall'esterno ci può aiutare al punto da sostituirsi alla nostra persona. E questo ci spinge, apre la porta in noi alla scoperta del fatto che solo il Signore può riempire la solitudine umana che abbiamo dentro di noi. Basterebbero queste poche cose per farvi capire che dopo la malattia è veramente una grazia, che detto all'inizio può sembrare assolutamente non vero o assurdo, ma dopo l'analisi che facciamo di quello che avviene nella nostra persona, l'affermazione che la malattia è una grazia è profondamente vera. Però c'è una condizione che ho lasciato come ultima riflessione. Tutto quello che ho detto si avvera solo in noi, non in astratto, nella nostra persona, si avvera solo se riusciamo ad accettare la malattia. La cosa più importante che dobbiamo fare, il primo atteggiamento nostro personale nei confronti degli ammalati è quello di accettare noi personalmente quello che ci succede e di aiutare gli altri di fare altrettanto. Dobbiamo aiutare gli ammalati ad accettare la loro situazione. C'è una frase del Vangelo che potrebbe apparire lontana da questo contesto, ma è quella in cui Gesù ha detto: chi ama il padre, la madre, i fratelli, chi ama la propria casa, e Gesù non ha voluto essere esauriente nella esemplificazione, ma ha detto che chi ama qualcuno e magari qualche cosa più di me non è degno di me. Ecco, se noi amiamo la salute come valore supremo, non siamo degni di Gesù Cristo. Noi dobbiamo perciò dobbiamo imparare ad accettare nel cuore veramente, senza veli, senza sotterfugi, e vi dico che il sotterfugio è la tentazione più sottile, ma dobbiamo riuscire veramente a metterci davanti a Dio nella nudità totale del nostro cuore. Noi dobbiamo accettare la malattia, questa è la condizione perché la malattia possa diventare segno profetico, possa diventare il momento nel quale superiamo le tentazioni che
abbiamo dentro nel corso di tutta la vita, possiamo capire che la malattia è in ultima analisi, ma veramente una grazia perché ci cambia interiormente, ma l'accettazione è il presupposto che dobbiamo avere dentro di noi. Ed è il presupposto che il Signore ci può dare come grazia, che da soli non possiamo realizzare totalmente. Abbiamo la prima cosa che dobbiamo fare quando siamo ammalati è quello di accettare la situazione davanti al Signore per lasciare che questa situazione nuova nella nostra esistenza esplichi tutti gli effetti benefici che magari il mondo non condivide, effettui tutte le conseguenze benefiche della malattia. Io volevo dirvi solo questo, che quello che vi ho detto l'ho vissuto, non l'ho solo pensato, tante cose le avrò anche pensato, come si dice, a tavolino, ma se le ho pensate è perché il Signore mi ha dato la grazia di accettare, io spero, di accettare la malattia. E se ho pensato è perché ho cercato di vivere in un certo modo quello che mi è capitato, che è esattamente uguale a quello che può capitare a qualsiasi altra persona. Ed è per questo che la Caritas ha fatto bene a invitarmi a proporvi questa esperienza che è diventata un po' un discorso sulla malattia, ma non è un discorso disgiunto da quella esperienza che il Signore mi ha concesso di poter fare. Ecco, anche qui dire che ringrazio il Signore per questo non è facile, perché è come dire al Signore che lo ringraziamo per averci portato via qualche cosa di fondamentale, la salute. Non è facile per me, non è facile per nessuno, non è facile per il Papa, perché tocchiamo il punto più sensibile e più vero e più vitale di tutta la nostra esperienza umana, quella di essere veramente sinceri di fronte al Signore quando diciamo delle cose su di Lui e su di noi nei Suoi confronti. Ecco, io vi ringrazio.